Buongiorno a tutti. Allora, oggi è l'ultimo video della trilogia sull'introduzione alla fotografia ad infrarossi. E quello che faremo oggi è vedere un minimo di post-produzione di questi file, ossia delle foto scattate all'infrarosso, appunto, quindi o con un filtro o con una macchina dedicata. In realtà non ci sono tecniche particolari o dedicate a questo tipo di fotografia, perché alla fin fine il tutto si riduce a una fotografia monocromatica che segue fondamentalmente gli stessi principi della fotografia in bianco e nero, ma con delle particolarità. Infatti, come abbiamo detto, questa fotografia si basa su un unico canale, che è il canale del rosso. Quindi qualunque dispositivo noi usiamo per catturare l'immagine, quindi o il filtro o la macchina fotografica dedicata oppure modificata, registrerà solamente il canale del rosso. E quindi tutte le altre componenti della luce, che in questo caso non sarà luce visibile, non vengono registrate. Quindi tutte le variazioni, tutte le modifiche che noi apportiamo ai canali degli altri colori fondamentalmente non hanno nessun effetto perché non esistono nelle informazioni che compongono l'immagine, quindi che compongono il file. Cosa che invece accade con la fotografia in bianco e nero, perché la fotografia in bianco e nero, basandosi, diciamo così, sulla luce visibile, quindi viene registrata la luce visibile, questa luce si compone di tutti i colori dello spettro della luce visibile, appunto. Quindi, operando sui vari canali dei vari colori, nonostante noi magari abbiamo effettuato una conversione in bianco e nero, però queste informazioni sono ancora presenti nel file e quindi hanno degli effetti sulla fotografia. Quindi ora vi mostrerò quelle poche modifiche e quei pochi elementi, secondo me, su cui si può agire in post-produzione su un file agli infrarossi, in modo da completare appunto l'argomento in questione. Quindi spero che questo video sia interessante per voi. Qualcuno mi ha anche scritto che è interessato a riprendere oppure a sperimentare questo tipo di fotografia. Secondo me ne vale la pena, poi ha dei costi veramente ridotti, soprattutto se uno si affida ai filtri, quindi perché no? Comunque, cominciamo. Bene, allora ho aperto Capture One Express e questa qui è un esempio di foto agli infrarossi scattata con il filtro. Come vedete viene fuori come file tutto quanto rosso. Ora, nel video relativo a questa foto io avevo detto che avevo impostato bianco e nero sulla fotocamera per avere più la sensazione del risultato finale. E infatti questo è il file come è uscito dalla fotocamera. Questo è un altro file in cui avevo disabilitato la modalità in bianco e nero. Fondamentalmente non cambia nulla, nel senso che comunque, sebbene in bianco e nero, quello che viene registrato è sempre il solo canale del rosso. E adesso lo vedremo nel proseguo, diciamo così, di questo video. Per ciò che mi riguarda, in questo tipo di foto la post-produzione si può operare anche solamente con programmi tipo Lightroom, tipo Capture One, perché appunto molte delle possibilità che danno programmi più articolati come Affinity Photo oppure Photoshop, secondo me si applicano in maniera più rara in questo tipo di fotografia. Allora, iniziamo la post-produzione di questi file. Qui, se iniziamo dal classico file come esce dalla fotocamera, cioè con il canale del rosso, abbiamo i classici valori di esposizione, di contrasto, luminosità, saturazione, eccetera, eccetera. Però quello che io farei subito in questo tipo di fotografia è quella di convertirla in bianco e nero, perché così com'è, almeno per ciò che mi riguarda, non riesco ad avere poi la sensazione di come verrà la foto alla fine, e a meno che uno non voglia avere una foto rossa appunto per questioni artistiche, secondo me va subito convertita in bianco e nero.
Quindi abilitando il bianco e nero, la fotografia risultante è del tutto equiparabile a ciò che viene fuori dalla fotocamera eh, posta in modalità bianco e nero. Comunque, torniamo alla nostra foto. Come vedete, se vado ad agire sui singoli canali dei singoli colori, qualcuno, tipo il magenta, che è molto vicino al rosso e comunque il filtro che uso non blocca tutti gli altri colori, quindi tutte le altre frequenze, perché diciamo così, ha un valore di 72 nanometri che lascia filtrare appunto un po' di blu e un pochettino di magenta, bloccando tutti gli altri. Infatti se io vado ad azionarmi sul giallo, il giallo fondamentalmente, come vedete, non ha nessun effetto. Se vado a azionare il verde, che sono canali che in una fotografia in bianco e nero invece avrebbero un forte effetto, non succede niente. Stessa cosa per il ciano, stessa cosa per il blu. Il blu, piccolissime variazioni, invece quando parliamo di magenta qualche effetto c'è, soprattutto nel contrasto della foto, e poi invece il rosso, che è l'unico canale esistente. Andando ad azionare questo slider, noi fondamentalmente aumentiamo o diminuiamo l'unico canale, quindi messo tutto al massimo avrò una foto quasi del tutto bruciata, portandolo al minimo, quindi un canale che non ha nessuna informazione al suo interno, in quanto lo abbiamo fondamentalmente spento, non c'è più nessuna informazione sulla foto. Ciò detto, da qui inizia la creatività di ciascuno di noi, quindi io posso agire sull'esposizione, sul contrasto, va bene, quindi soprattutto posso andare ad agire sulle luci e sulle ombre e quindi, diciamo così, aumentarle oppure diminuirle a seconda di cosa vogliamo evidenziare e dei particolari della fotografia che io voglio portare in risalto, sulla quantità di colore bianco e nero, che in questo caso non sono i colori bianco e nero, ma sono la quantità di rosso da evidenziare o diminuire sull'intera fotografia. Quindi possiamo agire sulla chiarezza, quindi sul grado di nitidezza, sulla struttura della foto e, diciamo così, si vanno a fare tutte quelle regolazioni che si fanno di solito su una fotografia a colori o su una fotografia in bianco e nero. In questo caso, per l'ennesima volta, una fotografia monocromatica, quindi anche se noi questa foto la esportassimo, per esempio nel nostro caso su Affinity Photo, ecco che abbiamo aperto Affinity Photo, posso sicuramente fare e sfruttare quegli strumenti che mi propone il programma, che mi fornisce il programma, ma molti non hanno senso. Per esempio, sicuramente curve ha un suo senso. Come vedete, non a caso curve mi presenta un unico canale, l'istogramma è rappresentato da un unico canale. Quindi qui posso aumentare, diminuire la luminosità, aumentare il contrasto e tutte le cose che facciamo di solito su fotografie a colori o in bianco e nero. Altre hanno meno senso, tipo la gestione dei colori. Nel nostro caso sì, ha un minimo effetto, ma fondamentalmente sulla saturazione e sulla quantità dell'unico colore che c'è, che è il rosso. Posso chiaramente ritagliarla a mio piacimento in modo da evidenziare o la struttura o una determinata struttura della foto, oppure qualora io abbia commesso degli errori sulla composizione, tentare di sistemare questa composizione. Posso eliminare delle imperfezioni della foto, tipo macchie e così via. Molti degli strumenti che sono a disposizione non hanno effetto e quindi quello che consiglio io, qualora uno sia interessato, è quello poi in post-produzione di sperimentare con gli strumenti che si conoscono meglio. Bene, allora questa è stata una spiegazione e un video che, come sempre, non ha nessuna pretesa. Il mio consiglio è questo, di usare il workflow a cui si è abituati. Se si è esperti o ci si è già cimentati nella post-produzione della fotografia in bianco e nero, di applicarlo e poi di sperimentare.
Tra tutti gli strumenti, probabilmente quello più importante in una fotografia di questo tipo è il contrasto. Questo un pochettino, secondo me, è lo strumento da tenere in maggior considerazione e anche giocarci un po'. Quindi sicuramente il contrasto, la gestione delle luci e delle ombre. Che dire, spero che questo video sia stato interessante, che non sia risultato troppo lungo, che abbia dato una minima informazione. Mi rendo conto che non è che sia stato particolarmente illuminante, però era giusto per mostrare che questo tipo di fotografia ha delle particolarità anche quando si tratta di post-produrre. Per cui, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Se ci sono delle osservazioni critiche o anche esperienze, a me farebbe molto piacere. Quindi vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.